Ciao amici, buongiorno, è mattina presto e l'allergia mi sta già mettendo KO. Il tema di oggi e di questo video è l'amicizia, perché c'è stato un commento sotto uno dei miei video che mi chiedeva di parlare proprio dell'amicizia in Giappone. Mi guarda e sorride. Effettivamente è un tema interessante che avrei voluto comunque trattare, quindi oggi, proprio perché andiamo a incontrare una mia amica che però è italiana ed è recentemente diventata mamma, quindi facciamo un'uscita a 4 con i nostri bebè per la prima volta. Sei emozionato? Sì, sembra di sì. E quindi lei è italiana, però nel frattempo vi parlo un po' di com'è la mia esperienza con le amicizie giapponesi. Oggi in realtà me li raccolgo, però è momento di innaffiarli. Poi un pochino di olio sulle punte. E poi li raccogliamo. Prima stavo leggendo gli ultimi commenti che mi avete lasciato sotto i miei video e sono troppo contenta che vi piacciono. Grazie mille. Spero di potervi far vedere altre cose super interessanti del Giappone. Tra l'altro tra poco c'è la fioritura dei ciliegi, perché quest'anno fa caldissimo, è anticipata rispetto agli anni scorsi, e quindi si fa hanami, quindi picnic sotto i ciliegi in fiori. È difficilissimo in realtà trovare il momento esatto in cui fioriscono ed è tutto perfetto, tipo stile anime, però comunque andremo a fare lo stesso picnic, quindi vi porterò con noi. Comunque, tornando al tema dell'amicizia in Giappone, allora facciamo una premessa. Io penso di essere stata molto fortunata nei miei incontri in Giappone e di solito insomma si pensa che sia parecchio difficile per gli stranieri fare amicizia in Giappone per una serie di motivi, tra cui magari la lingua, la differenza culturale, il fatto che i giapponesi hanno questa sorta di doppia faccia che tengono in pubblico, quindi il fatto che siano sempre molto gentili, disponibili, sorridenti, eccetera, non vuol dire che in realtà siano veramente così. Quindi, facendo riferimento un po' alla mia esperienza personale, io sono venuta qua per fare la tesi di magistrale, sono venuta all'università, alla Tohoku University, e quindi tutte le persone, più o meno quasi tutte le persone che ho incontrato giapponesi erano legate all'università, e questo già magari fa un po' una sorta di scrematura, perché comunque la nostra università e soprattutto il nostro laboratorio era molto internazionale, quindi già incontri un certo tipo di persone più magari open-minded. Per me la cosa difficile non è tanto il relazionarmi con le persone o tipo farci amicizia, però è più che altro trovare le occasioni per fare amicizia. Per esempio in Italia mi viene da pensare, c'è una festa di qualcuno che ti invita, cioè è molto facile conoscere amici di amici, e poi la gente è molto amichevole, quindi magari ti scambia il numero di telefono, questa roba qua. Invece in Giappone magari sono un pochino più riservati e quindi ci si mette un po' di più a fare quello step. Come avevo già accennato in un altro video, alla fine le amicizie mie giapponesi sono con persone che sono un po' particolari secondo me e un po' diverse dai classici giapponesi, infatti anche loro a loro volta fanno quasi fatica a fare amicizie con i giapponesi stessi. Questo perché magari hanno interessi un po' diversi, o persone curiose o particolari. Vabbè, mio marito è giapponese e prima di essere mio marito era mio amico e anche lui l'ho incontrato all'università e ci siamo subito trovati bene perché, ripeto, era una persona un po' diversa, un po' più europea. Quindi l'ho trovato molto sul mio stesso stile. Poi invece, non legata alla meta dell'università, ho fatto 2 altre amicizie. La prima con 2 ragazzi che ho incontrato completamente a caso, e uno di loro era molto molto appassionato all'Italia, quindi questo ha fatto, diciamo, da ponte e ha reso insomma l'amicizia più facile, l'ha fatta sentire più familiare per me. Poi invece un'altra ragazza, anche questa è una tipo molto particolare, le interessa molto l'Europa, la storia europea, quindi vedete che partiamo sempre un po' da presupposti di gente che ha comunque interesse verso l'estero. Eravamo sedute al caffè, era di fianco a me e ha visto che io dietro al telefono ho una carta dei Pokémon, mi ha detto: ma ti piacciono i Pokémon? In inglese, tra l'altro, in inglese perfetto, che è una cosa abbastanza rara, e quindi lei mi ha iniziato a parlare, siamo diventate amiche, quindi completamente a caso. Quindi diciamo che secondo me ci sono poche occasioni per incontrare gente nuova, ma questo anche per i giapponesi stessi, nel senso che non ci sono tanti eventi in cui si aggregano, non ci sono le feste in casa, quindi alla fine anche loro escono o con gli amici del liceo, quindi gli amici delle scuole che facendo i bukatsu, quindi i club, loro sono molto legati da questo punto di vista, perché proprio passano tutto il tempo insieme al liceo, alle medie, quindi rimangono questi amici di lunga data, oppure si va fuori con i colleghi. Poi l'unica cosa che mi pesava un pochino all'inizio, la sentivo abbastanza diversa dall'Italia, era il non poter vedersi subito, cioè ti scrivo un messaggio, ci vediamo, prendiamo un caffè.
Qui non c'è questa cosa, bisogna organizzarsi molto in avanti, ci si danno di solito delle date per vedersi tipo tra un mese, e quindi questa cosa è abbastanza diversa. Sì, un pochino all'inizio era difficile. All'inizio mi sono sentita abbastanza sola su questa cosa, su questo punto di vista, soprattutto dopo che i miei amici se ne erano andati da Sendai. Quindi in generale bisogna avere abbastanza fortuna negli incontri, sicuramente, dipende anche dal proprio ambiente di lavoro, ambiente di studio, però io sono convinta che ci siano sicuramente delle persone giapponesi interessate all'estero, alle persone straniere in modo genuino, anche più aperti mentalmente e anche più vicini alla nostra cultura europea. Oggi andiamo col passeggino, ma portiamo il marsupio in caso. Manini, salvietta, il cambio. Casa. La mascherina è per proteggermi contro il polline, dato che ho deciso anche di tornare a casa a piedi, speriamo che funzioni. E il posto dove eravamo oggi era molto carino. Era un caffè che in realtà non è specificatamente per i bambini, però c'erano un sacco di bambini, un sacco di mamme con bambini, e ci sono sia dei tavoli normali che una zona dove c'è una specie di tatami, e quindi si può stare lì con anche i bambini in braccio, e poi è buono e non costa tantissimo. È un ottimo posto perché a volte uno magari si fa dei problemi a portare i bambini piccoli, sai, se magari piangono, se fanno casino. Invece lì, siccome sono quasi tutte mamme, è molto rilassante. Quindi ottimo, penso che ci tornerò. E proprio con questa mia amica prima stavamo parlando delle amicizie appunto in Giappone, di quanto sia difficile fare amicizia come straniero, perché cioè nonostante tu possa parlare anche la lingua perfettamente, c'è sempre comunque una sorta di barriera culturale molto spessa, che in alcuni casi proprio impedisce di diventare amici. Poi, come vi accennavo prima, proprio siamo d'accordo sul fatto che non ci siano occasioni per incontrare amici. Cioè, per esempio, anche andando in palestra è difficile fare amicizie. Cioè, in quei luoghi in cui magari in Italia con una parola così, scherzando, dicendosi qualche frase, si può iniziare una sorta di amicizia, qui proprio non c'è neanche quello step. Però comunque, vi ripeto, io sono stata fortunata e sono anche dell'idea che ci siano sicuramente delle persone che possono diventare dei buoni amici. Quindi è tutto per questo video, vi lascio così con la mascherina e ci vediamo nel prossimo. Grazie per essere stati con noi. Ciao ciao!